Agosto 2023. Come sta andando la stagione turistica? Adesso te lo dico, però prima ricordati di rimanere in connessione con il nostro canale perché diamo notizie come queste spesso con largo anticipo. Allora, per molti, forse troppi, la stagione turistica in questo momento in Italia non sta andando proprio a gonfie vele. Certo, i conti si faranno alla fine, ma i titoli dei giornali stanno facendo emergere una realtà che molte imprese turistiche stanno consapevolizzando in tempo reale. La stagione 2023 non era per nulla la stagione favolosa che molti avevano ipotizzato. Anzi, perché? E quali sono i rimedi? A gennaio scorso noi, consulenti di revenue e innovazione digitale, abbiamo riunito tutti i nostri clienti e abbiamo detto loro: nel 2023 assisteremo all'incrocio di due fenomeni. Uno è la fine dell'entusiasmo e dell'espansione emotiva psicologica derivata da 2 anni di lockdown. Nel 2022 infatti il pubblico avrebbe prenotato anche una capanna in mezzo al deserto pur di uscire di casa dopo le serrate internazionali derivate dalla pandemia. Il secondo fenomeno invece riguarda il potere di acquisto dei consumatori stessi. In sintesi, il rincaro delle bollette e di tutto ciò che è collegato all'energia. A seguito della guerra in Ucraina, infatti, tutta l'Europa ha subito dei rincari micidiali e come si può pensare che questo non ricada sulle capacità di consumo del mercato? Ora, una sola di questi due accadimenti avrebbe già potuto influenzare pesantemente il turismo, ma tutti e due insieme? Quindi, a gennaio, d'accordo con i nostri clienti, quest'anno abbiamo operato molto prudentemente con gli aumenti e infatti questa strategia ci ha premiato alla grande. Ma non è che le strutture ricettive dei nostri clienti sono isolate, vivono soprattutto grazie al mercato del territorio. Quindi se i loro competitor vanno male non c'è nulla da gioire, anzi significa che le location stanno soffrendo. Il prodotto turistico italiano ha nella maggior parte cannato per aver messo dei prezzi troppo alti a largo anticipo. Forse proprio da noi in Veneto il fenomeno è stato un po' mitigato dall'aumento dei prezzi della Croazia, ma ci sono state regioni che hanno avuto un calo considerevole. E io la penso così: se proprio si doveva perdere fatturato quest'anno, era meglio perderlo per aver messo i prezzi troppo bassi piuttosto che troppo alti. Almeno sarebbe venuta nuova gente che avrebbe portato soldi al territorio. E adesso? Ad agosto come si può rimediare? Settembre è alle porte. Il mio consiglio per le settimane in arrivo è stare molto all'occhio con le tariffe. State calmi con l'innalzamento, è meglio partire bassi e poi alzare. Invece partire alti per abbassare all'ultimo equivale a fare un harakiri commerciale e questo fenomeno l'ho visto fare ovunque e troppo spesso. Ma voglio dire, non si vede come fanno le compagnie aeree o come fa Trenitalia. Partono bassi di prezzo e poi lo alzano all'avvicinarsi della data di partenza. Un'altra cosa, non è che esiste solo l'Italia, c'è la Spagna, la Grecia, l'Egitto, l'Albania, destinazioni bellissime e sempre più spesso anche economiche. Quindi, quanto spende un tedesco, un francese o un olandese per venire una settimana nella tua struttura? Quest'anno il costo fa la differenza. Non è che non vadano in vacanza, semplicemente vanno in altre destinazioni più convenienti. E non solo per gli europei, vale anche per gli italiani questo discorso, il turismo italiano interno. E non parlo solo del costo monetario, parlo anche di tempo. Quanto ci vuole per arrivare nella tua regione, nella tua città, nella tua struttura? Anche il tempo ha un valore. Quindi calma con gli aumenti. Se ha una struttura che è stata penalizzata adesso non pensare al passato, ormai quello che è perso, piuttosto guarda avanti, mancano ancora 6-8 settimane alla fine della stagione estiva e appunto i conti si faranno alla fine, c'è spazio per migliorare. Infine vorrei che passasse un concetto: c'è ancora chi pensa che noi consulenti di revenue management e innovazione digitale ci limitiamo ad alzare e abbassare i prezzi. Ecco, chi pensa questo sta di gran lunga sbagliando, perché per fare una metafora è come sostenere che un informatico si limita ad accendere e spegnere il computer. Quindi se ti va chiamaci adesso per una chiacchierata, si parlerà di stagione 2024, ti assicuro, costiamo enormemente meno di quanto facciamo guadagnare. E non è che ci siamo inventati, sono 22 anni di duro studio e lavoro al servizio di imprese ricettive. In bocca al lupo comunque a te, imprenditore del turismo ricettivo.